Hai una passione che ti accende, una di quelle che ti fa brillare gli occhi. Magari dipingi, scrivi, fai musica, spacchi ai videogiochi o sei un mago dei fornelli. E ogni volta che qualcuno vede quello che sai fare, la solfa è sempre la stessa. Wow, ma dovresti farti pagare per questo. Solo che dentro di te c'è una vocina che ti frega, no? Quella che sussurra: e se poi non piaccio a nessuno? E se faccio un buco nell'acqua? Ma poi, da dove cavolo inizio? Se ti suona familiare, fermati un attimo, perché questo video è per te. So benissimo come ti senti, perché ero bloccato esattamente lì dove sei tu ora. Mi sentivo un impostore, terrorizzato all'idea di fare il primo piccolo passo. Ma oggi ti mostrerò 5 strategie concrete e testate che ti prenderanno per mano per trasformare quel talento che tutti ti invidiano nel lavoro che hai sempre sognato. Prima di buttarci a capofitto, ti do un dato. Lo sapevi che in Italia la cosiddetta creator economy, ovvero l'economia basata su passioni e contenuti, è un mercato che vale già diversi miliardi di euro? È un campo da gioco enorme, pieno di opportunità. Ma c'è il rovescio della medaglia, quello di cui si parla sempre troppo poco. La realtà è che moltissimi creator faticano a guadagnare cifre che permettono di vivere tranquilli. Anzi, studi recenti mostrano che una fetta importante di chi crea contenuti in Italia, circa un terzo più o meno, guadagna meno di 1.000 euro al mese. Ma allora, che cos'è che fa la differenza tra chi sfonda e chi resta al palo? Non è il talento, non è la fortuna, ma è la strategia. Avere un piano d'azione chiaro è quello che separa un hobby costoso da una professione che ti dà soddisfazioni vere. E oggi quel piano te lo do io. Resta con me fino alla fine, perché ogni strategia si costruisce su quella prima e l'ultima le legherà tutte insieme. Partiamo. Partiamo dalla barriera più tosta, quella che frega tutti. Non sono i soldi e non è la tecnica, è la testa. È quella vocina che ti dice: ma chi sono io per farlo? Ha un nome, sindrome dell'impostore, ed è il killer silenzioso di migliaia di sogni. Prima di pensare a un logo, a un sito, a quanto farti pagare, devi fare una cosa fondamentale: darti il permesso di pensare come un professionista, non più come un hobbista. Ma che cosa significa questo in pratica? Significa smettere di dire: ah vabbè, ma tanto lo faccio per divertimento, e iniziare a dire: questa è una mia competenza. Significa smettere di schernirti quando ti fanno un complimento e iniziare a vederlo per quello che è, un feedback di mercato. Ti do un esercizio potentissimo da fare subito dopo questo video. Prendi un foglio e rispondi a queste domande. Primo, quali capacità uniche ho sviluppato grazie al mio hobby? Magari non è solo fare collanine, ma è senso estetico, precisione millimetrica e capacità di creare con un design che la gente vuole. Non è solo cucinare, ma creatività negli abbinamenti, gestione del tempo da chef stellato e conoscenza delle materie prime. Capisci la differenza? Secondo, quale problema risolvo o quale desiderio soddisfo per gli altri? La gente compra soluzioni ed emozioni. Le tue foto di paesaggi non sono belle, sono una finestra di evasione per chi è chiuso in ufficio. Le tue guide di scrittura non vendono solo regole grammaticali, vendono la speranza di scrivere finalmente quel libro che hanno tutti nel cassetto da una vita. Questo ovviamente non è un semplice esercizio di autostima, è la tua prima vera analisi di mercato. È il momento in cui capisci che il tuo valore non è l'oggetto che crei, ma l'impatto che hai sugli altri. Io stesso ho passato mesi a pensare che nessuno avrebbe mai pagato per i miei consigli, finché un giorno una persona mi ha scritto: grazie a quel tuo post ho finalmente risolto un problema che mi bloccava da settimane. Lì ho capito. Non stavo più solo condividendo una passione, stavo offrendo valore, e il valore, per definizione, ha un prezzo. Quindi, prima strategia: cambia la narrazione che ti fai qui, nella tua testa. Non sei più un hobbista che gioca a fare sul serio, sei un professionista in addestramento che sta gettando le fondamenta del suo futuro. Una volta che hai messo a posto la testa, è il momento di guardarti intorno. L'errore più colossale che puoi fare è pensare di dover piacere a tutti. Se provi a essere per tutti, finisci per non essere per nessuno. La chiave, soprattutto all'inizio, è una ed una sola: la nicchia. Trovare la nicchia. Ok, ma che vuol dire? Semplicemente ritagliarsi un piccolo angolo di mercato dove puoi diventare il punto di riferimento. Pensa a questo: fotografo. È un mercato saturo ovviamente, ma fotografo specializzato in ritratti di cani di piccola taglia con outfit ridicoli? Quella è una nicchia. Blog di cucina è generico, ma blog di ricette sane e velocissime per neogenitori che non dormono da 6 mesi?
Bingo! Come la trovi sta nicchia? Con 3 passi molto semplici. 1. Spia la concorrenza. Cerca su Google, Instagram, TikTok gente che fa cose simili a te. Non per deprimerti, ma per imparare. Guarda come funziona, ma soprattutto cerca di capire che cosa manca. C'è un tipo di cliente a cui nessuno sta parlando? C'è un approccio che nessuno usa? Lì c'è il tuo spazio. Secondo, incrocia le tue passioni. La tua unicità è quasi sempre all'incrocio delle tue competenze. Sei un patito di fitness e anche un fanatico della storia romana? Potresti creare il Gladiator Workout. Ami il giardinaggio e sei bravo a disegnare? Potresti creare guide illustrate per coltivare piante esotiche su balconi minuscoli. Terzo, parla con le persone. Anche se hai solo 50 follower, quelli sono oro puro. Chiedigli direttamente: ragazzi, tra questi 3 argomenti, quali vi interessa di più? Usa i sondaggi di Instagram, fai domande aperte, ascolta le parole che usano e i problemi che hanno, i loro desideri anche. Sarà il tuo cliente ideale a dirti esattamente che cosa vuole comprare e a quel punto devi solo chiedere. Trovare una nicchia ti dà un superpotere, la rilevanza. Quando parli a un gruppo specifico di persone, il tuo messaggio non è un sussurro nel vento, è un megafono puntato dritto alle loro orecchie. Diventi la loro persona di fiducia e la fiducia è la base di ogni vendita. Ok, hai il mindset giusto, è un'idea di nicchia. La tentazione ora è fortissima. Bene, creo il corso definitivo di 20 ore. Oppure, apro il mio negozio con 50 prodotti. Fermati adesso. Quella è l'autostrada per il burnout e per buttare via tempo e soldi. La terza strategia che rubiamo dal mondo delle startup è creare un'offerta. In parole povere, è la versione più semplice e più veloce del tuo prodotto che ti permette di capire se alla gente gliene frega qualcosa. È un test per rispondere alla domanda: qualcuno è disposto a pagare per questa roba? Senza investire mesi di lavoro. Il bello di questo approccio, specialmente all'inizio, è che puoi puntare su prodotti digitali che hanno costi di partenza praticamente zero. Ecco qualche esempio pratico di offerta che puoi creare in un weekend. Sei un grafico? Invece di offrire pacchetti di branding complicatissimi, crea un set di 5 template per Canva e vendilo a 15 euro su Gumroad o Etsy. Sei uno scrittore o un esperto? Invece di scrivere un libro di 300 pagine, crea un mini ebook di 30 pagine che risolve un problema super specifico per la tua nicchia. Prezzo 9,99 euro. Sei un musicista? Invece di produrre un album intero, crea un pacchetto di 3 basi musicali per videomaker e mettilo in vendita. Sei un coach o un consulente? Invece di un percorso da 6 mesi, offri una singola sessione Power Hour a un prezzo speciale per vedere se c'è richiesta. L'obiettivo di questo tipo di offerte non è arricchirsi, ma raccogliere dati. Hai fatto 5 vendite? Grandioso! Hai appena dimostrato che 5 persone vere hanno tirato fuori la carta di credito per te. Ora puoi usare il loro feedback per migliorare il tuo prodotto. 0 vendite? Ancora meglio! No, aspetta, non sono pazzo. Hai appena evitato di buttare mesi su un'idea che non interessava a nessuno e puoi cambiare rotta subito a costo zero. Questo approccio ti toglie l'ansia di prestazione di dosso e trasforma il tuo percorso in un esperimento continuo, una sorta di gioco. Costruiscilo e loro arriveranno. È una delle più grandi bugie del mondo online. Puoi avere il prodotto più figo del mondo, ma se nessuno sa che esiste, non venderai un bel niente. La quarta strategia è un cambio di mentalità. Non cercare clienti, ma costruisci una community. E una community che cos'è? È un gruppo di persone che non solo ti segue, ma si fida di te, condivide i tuoi valori e parla di te. Le tendenze sono chiare. Il pubblico è stanco della pubblicità aggressiva e dell'apparenza, vuole connessioni reali. Ok, ma come si costruisce una community? Primo, scegli una piattaforma principale, quella dove bazzica la tua nicchia. Potrebbe essere Instagram, TikTok, YouTube, una newsletter. Non cercare di essere ovunque, scegliene una e falla bene. Poi crea valore, gratis. La regola è 80-20, probabilmente l'hai già sentita. Per l'80% del tempo dai, educa, intrattieni e ispira. Per il 20% del tempo chiedi un like, un commento, un acquisto. Prima di chiedere alle persone di aprire il portafogli, devi aver riempito la loro mente e il loro cuore. Condividi il dietro le quinte del tuo hobby, insegna un trucco del mestiere, racconta un tuo fallimento e come l'hai superato. Sii umano. Infine, interagisci. Rispondi a ogni singolo commento, fai domande, crea un dialogo. La community non si costruisce parlando al tuo pubblico, ma parlando con il tuo pubblico. Quando avrai anche solo 100 veri fan, che sono 100 persone che si fidano ciecamente di te, avrai un patrimonio più grande di un'audience passiva di 10.000 persone.
perché quei 100 saranno i tuoi primi clienti, i tuoi più grandi sostenitori e la base su cui costruire tutto il resto. E siamo al dunque, il punto che unisce tutto. Come si fanno i soldi? L'errore più comune è pensare che ci sia un solo modo. Invece la chiave per un reddito solido è la diversificazione. Mai mettere tutte le uova nello stesso cesto. Sulla base delle strategie precedenti, ecco i modelli di guadagno più concreti con cui puoi partire. 1. Vendita diretta. È il passo successivo alla tua offerta. Hai visto che il tuo piccolo prodotto digitale funziona? Benissimo, ora espanditi. Crea un corso online più strutturato su piattaforme come Teachable magari. Apri un negozietto su Shopify per vendere i tuoi prodotti, oppure crea un'offerta di consulenza più completa. 2. Affiliate marketing. Perfetto per iniziare perché non devi creare praticamente nulla. In pratica promuovi prodotti o servizi di altri in cui credi. Hai un blog di viaggi? Metti link affiliati di quell'attrezzatura che utilizzi sempre. Oppure hai un canale YouTube sul tech? Linka i prodotti che recensisci su Amazon. Tu guadagni una piccola commissione per ogni vendita, senza però gestire magazzino o clienti. La chiave qui è solo una: autenticità. Consiglia solo roba che useresti davvero. La fiducia della tua community vale più di ogni commissione. 3. Sponsorizzazione. Man mano che la tua community cresce, i brand della tua nicchia si accorgeranno di te. Potrebbero pagarti per creare un post o un video sul loro prodotto, per esempio. Ricorda però la parola magica: autenticità. Collabora solo con aziende in linea con i tuoi valori. Una sponsorizzazione sbagliata può distruggere la fiducia che hai costruito per mesi. 4. Abbonamenti e contenuti esclusivi. Questo è un modello potentissimo per la tua cerchia di fan più fedeli, perché su piattaforme come Patreon o Ko-Fi o anche qui su YouTube, le persone possono sostenerti con una piccola cifra mensile. In cambio puoi offrire loro contenuti esclusivi come tutorial avanzati, accesso anticipato ai video, sessioni di Q&A private o anche solo la possibilità di sostenere la tua arte. Ovviamente non devi sceglierne solo uno, anzi, i creator di successo li combinano. Potresti avere per esempio un ebook in vendita, consigliare gli strumenti che usi con link affiliati e offrire contenuti extra su Patreon. Questo crea un sistema stabile. Se un'entrata cala, le altre compensano. Ok, ci stiamo avvicinando alla conclusione, quindi ricapitoliamo al volo i 5 passi. 1. Cambia la tua testa e datti permesso di essere un pro. 2. Smetti di parlare a tutti e trova la tua nicchia. 3. Non costruire la cattedrale nel deserto. Testa la tua idea con un prodotto piccolo e veloce. 4. Non cercare clienti. Costruisci una tribù che si fida di te. 5. Non dipendere da un'unica entrata, ma diversifica i tuoi guadagni. Trasformare un hobby in un lavoro non è una magia, è un processo, richiede pazienza, strategia, il coraggio di superare la paura, ma ogni passo che abbiamo visto è concreto ed è sicuramente alla tua portata. Non devi fare tutto subito, ovviamente. Inizia dal primo. Se questo video ti è stato utile, iscriviti al canale e attiva la campanellina perché pubblicherò molti altri contenuti pratici come questo. E ora una domanda per te: qual è l'hobby che sogni di trasformare in un lavoro? Scrivimelo nei commenti qui sotto, li leggo e rispondo sempre a tutti e chissà, magari la tua idea sarà di ispirazione per il prossimo video. Grazie per il tuo tempo e ricorda, il prossimo passo non ti porta dove vuoi arrivare, ma ti toglie da dove sei. Inizia oggi.